Polpo nasce nel settembre del 2023 da un gioco con la mia socia indiana, perché aveva già questo luogo che si chiamava Spica. Ho deciso di prenderlo io, e siccome uno dei miei sogni era avere una trattoria di pesce dove andare a mangiarci la domenica, personalmente io, ho detto ma facciamoci questa trattoria di pesce a Milano. Quindi il primo concetto era quello di tornare un po' all'infanzia, quindi legare a quello che è stato il mio primo lavoro con i miei genitori. Noi avevamo una trattoria, una pizzeria dove facevamo pesce di mare, cucina campana, molto semplice. Quindi tutta l'ambientazione di Polpo gira intorno agli anni 80, con un menù molto largo come si faceva una volta, che ho differenziato non tanto per tipologie di pesce, ma differenziato a seconda del tipo di cottura. Andiamo dal vapore alla griglia, al fritto, tutta la pasta viene fatta in casa, viene fatta da noi, quindi cercando di portare qualità in un concetto molto semplice che comunque per me è un po' il futuro della bistronomia italiana. Cucina italiana di grande prodotto, a un prezzo contenuto, pur essendo pesce, quindi cercare di far star bene le persone e di fargli assaggiare cose soprattutto da condividere assieme ai propri familiari e ai propri amici. Per me il nuovo tipo di bistronomia che sta nascendo in Italia è forse il nuovo tipo di trattoria e di osteria a cui fino a 15 anni fa eravamo molto abituati. Andare a mangiare in osteria, che era un posto molto più semplice e confortevole, quasi come sentirsi a casa, però mangiare prodotto di grande qualità. Quindi i giovani che hanno masticato tanto dell'alta gastronomia, dell'alta cucina, riescono adesso a proporre una cucina più accessibile, con grandi metodi e con grande tecnologia, ma a prezzo più contenuto. Logicamente la bistronomia e l'osteria di un tempo non è più la stessa, le tecniche sono cambiate, in cucina abbiamo molte più attrezzature, le attrezzature e la tecnologia ci servono per velocizzare i processi, ma anche per far meglio le cose. Pensiamo solo all'abbattitore che fino a 20 anni fa non esisteva nelle cucine, quanto ci permette di conservare meglio il cibo. E quindi credo che la Cubo 5 in questo caso, in una cucina piccola dove comunque è una cucina veloce, ha bisogno di fare le preparazioni, la 5 per me è la macchina perfetta. Uno, perché la puoi spostare dove vuoi e puoi utilizzarla dove vuoi, ed è facile perché ha un carico e scarico molto semplice e diventa quello che può essere una combo perfetta con un forno. Un buon forno, un buon abbattitore e una RoboCubo e hai fatto metà della cucina. Per esempio oggi vado a realizzare 3 piatti dove ho integrato la Cubo 5, sono 3 piatti apparentemente molto semplici. Uno è un polpo, logicamente, c'è un detto napoletano che dice o pulpa da cuocere in dall'acqua soia, e così faremo. Noi faremo una cottura in assenza d'acqua dentro un cestello, quindi andiamo a cuocere a pressione e avremo un polpo perfetto, morbido ma allo stesso tempo anche croccante. Ridurremo l'acqua che tira fuori il polpo e faremo una demi-glace di polpo e un purè. Quindi 2 ingredienti molto semplici ma di grande sapore e di grande persistenza. L'altra preparazione, facciamo una crocchetta che qui usiamo fare normalmente come aperitivo, quindi una crocchetta di baccalà e patate dove andremo a bollire all'interno della macchina e faremo poi l'impasto. La terza ricetta, tra virgolette un po' più elaborata, creeremo un brodo di pesce all'interno della macchina. Dopodiché con questo brodo faremo una salsa di ossobuco, come se fosse un ossobuco di carne, quindi con tutta una serie di aromi e sapori, e andremo a cuocere un ossobuco di tonno all'interno del barbecue e questa salsa sarà nappante, molto intensa, consistente sopra il nostro ossobuco. Per la ricetta del polpo andiamo a utilizzare il cestello, ci aiuterà a non rompere il polpo, quindi non lo mescolerà, rimarrà integro, e andiamo a utilizzare quella che è il processo della pressione. Per la ricetta invece del baccalà andremo a fare una cottura forte per rompere le fibre e cuocere la patata, e poi andremo a utilizzare questa pala miscelatrice per poter creare la giusta mantecatura del baccalà. Per quanto riguarda la salsa dell'ossobuco, andremo a realizzare col cestello il nostro brodo di pesce all'interno. Possiamo estrarre il cestello, quindi non avremo da filtrarlo perché sarà tutto all'interno del cestello, e dopodiché andiamo a creare questa salsa di ossobuco utilizzando il processo della concentrazione. Quindi per me la bistronomia in questo momento è il nuovo tipo di osteria, il nuovo tipo di trattoria italiana, che deve per forza accontentare il pubblico che non sempre può spendere molto, offrendo però dei piatti all'altezza.